Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, questo video non era previsto, ovviamente è un video che non era previsto perché mi stavo facendo le carte per me, ok? Chiedendo agli oracoli cosa volevano dirmi i maestri attraverso gli oracoli, perché questa notte mi è successo qualcosa di incredibile, proprio a livello fisico, e volevo sapere qual era il messaggio di integrazione o cosa mi stava accadendo. Che cosa è successo? Prima di andare a letto, sono andata in bagno a mettermi l'olio sul viso e è arrivato un messaggio. Sapete la connessione con i maestri, no? Proprio caratteri cubitali sonori. Ti portiamo stasera, questa notte, nella stanza di vetro. A che ho detto la stanza di vetro? Cos'è la stanza di vetro? Riprogrammiamo il tuo DNA. Riprogrammiamo il mio DNA. Ok, va bene. Tutta la giornata avevo un'accelerazione molto forte, più del solito. Sapete che sono sempre molto iperattiva. Avevo un'accelerazione più del solito, tant'è che avevo questo battito accelerato tutta la giornata. Sono andata anche a correre, no? Ho sfogato, però avevo questo battito accelerato, continuo battito accelerato. Prima di andare a letto, mi dicono, questa notte ti portiamo nella stanza stretta. Rielaboriamo, qual era il termine esatto che hanno usato? Riformattiamo il tuo DNA, rielaboriamo il tuo DNA. E nella stanza stretta ho detto, volevo dire nella stanza di vetro, la porta stretta, no? Ok. E ok, va bene. Tant'è che sono andata a coricarmi e mi sono svegliata nel cuore della notte. Avevo un battito accelerato fortissimo, convulsioni nel corpo, una cosa mai vista, come se avessi 40 di febbre oltre, e queste extrasistole, non mi ricordo assolutamente i sogni, era un sogno corale, ricordo questo, che c'erano tante figure importanti della mia vita, ma c'era tanta gente. Io stavo operando in queste situazioni qui, c'era tanta gente, dovevo operare, non so, in termini energetici, a tutte queste persone. E tant'è che io non ho spavento quando mi succedono delle cose impattanti sul corpo, ok? Perché so esattamente che sta succedendo. Qualcosa che ha a che fare con un livello successivo di frequenza. Quindi questa extrasistole fortissima, io sto bene in salute, nel senso non ho... ho capito subito, mi sono ricordata della stanza di vetro, ho iniziato a ringraziare, grazie, 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 e mi sono addormentata di nuovo, forse svenuta, cioè perché era proprio una... Ok. Eh, e quindi questa mattina mi sono svegliata e ho preso gli oracoli che ho qui intorno, volevo capire quale fosse il messaggio. E ho detto, questo non è un messaggio che riguarda solo me. Qua ci stiamo tutte, ci stiamo tutti. Sappiamo il momento epocale che stiamo vivendo è quello del passaggio alla quinta dimensione, quarta, stabile e quinta. E quindi che cosa sta succedendo? Il nostro corpo si sta acclimatando alle frequenze più sottili, più raffinate. Quindi è come se una parte, la personalità, il corpo, no? Costituito dai tre corpi, fisico, eterico, astrale, si sta alleggerendo perché ogni cellula del nostro corpo, dei nostri tre corpi, fisico, eterico, astrale, cioè ogni cellula contiene il corpo fisico, il corpo eterico e il corpo astrale, che si stanno spurgando per passare in quinta dimensione, a frequenze più raffinate, più sottili. E cosa succede? Ci sono queste cose nel corpo, tu. Quindi bisogna avere una profonda calma e gentilezza verso di noi. Calma e gentilezza. Trattiamoci in modo gentile, gentile, che per me è una cosa particolare questa cosa, trattiamoci in modo gentile, perché la parte in ombra della mia disciplina è proprio trattati in modo gentile, Francesca. Cioè, disciplina sì, fino a un certo punto, poi rilassati, sii gentile, sii gentile.
Quindi anch'io mi evolvo, no? Insieme a tutti noi. E calma e gentilezza, perché ci stanno portando di là, a raffinare i corpi. E allora la materia densa sta diventando sempre più sottile, come se una fuoriuscita di karma continue, vum, 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 sempre più accelerate, perché questo momento storico non fa sconti alle zavorre emozionali. Cioè, questo Plutone in Acquario non fa sconti. Distruzione totale delle zavorre emozionali. Quindi ti può venire da piangere senza motivo, piangi, va bene? Sono i liquidi del corpo, fluiscono verso fuori, liberano, liberano. E poi ero molto sudata quindi stanotte pure, cioè come se avessi fatto una guerra. Quindi i liquidi del corpo, il sudore, le lacrime, piangi, mi veniva a piangere senza motivo, non c'è un motivo, piangi, 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 fluisci, piangi, non c'è motivo, tu non sai i motivi per cui stai piangendo, ma non devi impedire quelle lacrime, devi farle uscire, ok? Stanno lavorando i maestri per pulire, pulire, hanno un amore sconfinato per noi, dobbiamo avere una profonda fede e fiducia in questo passaggio epocale, nella nuova età dell'oro, d'accordo? Ok. Ok, io sono ancora accelerata comunque. Allora, calme, stiamo calme, calme, tranquille, gentili e andiamo a fare il video che una stesa che stavo facendo per me, ma è per tutte noi, è per tutti noi. Ok, adesso iniziamo con le carte degli Angelion che le avevo preparate. Andiamo a vedere qual è il messaggio di questo passaggio. Qual è il messaggio di questo passaggio? Cosa ci dicono i maestri ascesi? Il messaggio di questo passaggio. Il messaggio di questo passaggio. Iniziamo con una. La chiave d'oro. Notizie in arrivo, aiuti e soluzioni. Quello che ci sta accadendo sono aiuti. Siamo aiutate, siamo aiutati dall'alto. È tutto fatto secondo un disegno perfetto, ragazze, ragazzi, ok? Quindi non abbiate alcuna paura. Ricordiamo che il corpo, l'ego ha paura. L'anima tua che ti incarna, sostenuta dai maestri ascesi, non ha paura, ok? Quello che ci sta accadendo in questo esatto momento è la chiave d'oro, la soluzione. Aiuti e soluzioni. Ok. Mettiamone un'altra. Il guardiano del tempo, richiamo, appuntamento importante. Mamma che carte bomba che stanno uscendo. Il guardiano del tempo, ragazze mie, è il karma. Il signore del karma, il tempo. La soluzione al karma. Richiamo appuntamento importante. Abbiamo un appuntamento importante, ragazze mie. I lemuriani ci stanno aspettando in quinta dimensione, stanno attendendo che noi siamo pronti e quello che ci sta accadendo a livello psicofisico, spirituale e fisico ha a che fare con il rilascio per stare in quinta dimensione. Loro non possono scendere in terza perché la terza dimensione è troppo densa ancora in questo momento. Dobbiamo salire noi in quarta e in quinta. E quindi abbiamo questo appuntamento importante e loro ci stanno aiutando ad andarci incontro per sollevarci. Il tempo è giunto. Era stato promesso più di 20.000 anni fa che il tempo di Lemuria sarebbe tornato in auge. E così è adesso. Ok. Ancora. Ah, wow, mamma che carte, ragazze, vedi? Integrazione, completamento. La fiamma cristica è accesa e sta portando avanti il suo disegno. Chiaro? Integrazione, completamento, integrazione yin e yang.
Questa è anche la carta delle fiamme gemelle, no? Ecco perché mi hanno anche svegliato. Cioè, mi stavo andando a dormire, ho fatto il video delle fiamme gemelle, no? Vi ricordate? Integrazione, completamento. Allora, a più livelli va letta questa cosa, eh? Allora, qua, integrazione, completamento, il twin e il tuo yang significa che il tuo sé superiore ormai è al comando. Riguardatevi il video dell'alchimia superior, l'esercizio del sé superiore, vedete che ve lo sto battendo tante volte su quel video, ok? Imparate a memoria quelle frasi e sentite l'energia di quel video, ok? State amando incondizionatamente il vostro sé superiore e vi fate guidare da lui in ogni passo. E nel momento in cui tu pronunci io amo il mio sé superiore e inizi quella strada, l'appuntamento con la tua fiamma cristica anche incarnata, l'appuntamento con la tua fiamma fuori è già in essere, ok? E l'appuntamento è importante, ma l'appuntamento è importante ha a che fare con il tuo sé superiore e i lemuriani, ossia gli esseri di luce che stanno guidando la nostra evoluzione per arrivare in quinta dimensione. Quindi qua c'è, affinché si possano avere integrazioni, scusami, si possono avere relazioni integre ed appaganti, ci stanno dicendo che l'incontro con il tuo sé superiore è imperativo, affinché non ci siano più sensazioni di abbandono, di controllo, di ego a livello relazionale. Quello che ci sta succedendo a livello psicofisico è funzionale affinché questo si compia, tale destino si compia. E la coppia illuminata, no? Come ha parlato anche il nostro carissimo amico scienziato Fabio Marchesi, un grande illuminato per quanto riguarda proprio la coscienza, un grande scienziato veramente. Ecco, quella coppia illuminata non è più un'utopia, perché nella misura in cui ci arriva fuori una persona che vibra le nostre frequenze, quando c'è un risveglio della coscienza, yin e yang sono in equilibrio e il singolo ama il proprio sé superiore, non può che arrivare un maestro davanti a te. Ok? Ma il messaggio è proprio relativo all'incontro con il sé superiore, ragazze mie e ragazzi. Guarda, io guardando queste carte sto di una serenità veramente straordinaria. Straordinaria. Sapete che ci voglio mettere adesso? Io voglio vedere, per quanto riguarda quello che mi è accaduto questa notte, che riguarda tutte noi e tutti noi che viaggiamo con la nostra comunità nella portare questo risveglio collettivo, io voglio azzardare con le altre carte. Allora, non faccio come l'altra volta che ho messo subito il regno gregorico. Io voglio vedere, fra queste tre carte, fra questi tre regni, cosa è successo in particolare a me questa notte che riguarda tutti. Va bene? Che riguarda tutti. Perché eravamo tante persone, ragazzi miei, c'era questa casa antica, c'erano persone della mia cerchia conosciute, anche compagni dell'università, ma c'erano tante altre persone, io dovevo lavorare, dovevo fare. È stato, quindi riguarda tutti. Ok, allora, il regno gregorico, il regno delle ombre, il regno successivo e il regno della chiara luce. Voglio vedere cosa ci esce di questi regni qua, che cosa abbiamo integrato, la cosa a cui siamo andati incontro, o stiamo andando incontro in questi giorni, che sono giorni delicatissimi, delicatissimi, ok? Perché a livello proprio naturale ci stiamo preparando a far germogliare quel seme che abbiamo piantato all'interno dell'inverno, che nascerà in primavera. Quindi ci stiamo preparando a una delle primavere più epocali della storia dell'uomo. A livello naturale, cosa fa la primavera? Sbocciano i fiori, gli uccellini cantano, la natura si risveglia. E come la natura esterna, noi siamo natura, anche noi risvegliamo noi stesse e noi stessi. Voglio vedere che cosa ci esce tra queste tre carte. Voglio azzardare in questo. Allora, cosa sta accadendo in questo esatto momento affinché si compia questa integrazione? Qual è la carta di riferimento?
A seconda della carta che esce vi do la risposta, eh. Se esce una piuttosto che l'altra, voglio azzardare proprio a questo. Ma è uscita. Voglio vedere che carta è. Lo sapevo! Il regno gregorico. Non fa male, non fa male. Ok, allora, bene, la misura in cui c'è stato questo tormento del fisico mio di notte, ma molti di voi lo stanno vivendo, io lo so, mi scrivete mail, no? Ok. Somatizzazioni fisiche, ok. Perché stiamo spurgando questa cosa qua del regno gregorico? Io voglio vedere in particolare queste ore a che cosa è, da quale carta è contraddistinta questo regno gregorico in queste ore. Allora, vediamo cose che stiamo lasciando proprio andare, spurgando attraverso quello che ci sta capitando a livello fisico, che poi è la manifestazione del rilascio psichico, no? Vediamo a quale carta corrisponde. Cioè, come ragazze, no? Ragazzi, come se non siamo mai state abituate alla luce, no? Perché abbiamo vissuto nella penombra, nelle credenze limitanti e il nostro ego ha vissuto, l'ego, il regno gregorico, ha vissuto in quella zona comfort fatta di schifezze, di situazioni negative, che seppur sono negative, però ci hanno tenuto in vita, comunque siamo sopravvissuti fino a quel momento. Quindi che fa l'ego, no? Come vi dico sempre. L'ego ha il progetto dell'ego è farti sopravvivere. Se tu sei stato vivo, viva, fino a questo momento, seppur nelle condizioni di schifezza negative, però sei vivo. Quindi, quando immagini qualcosa di più bello, l'ego non ti fa andare lì. È la tua anima che deve prendere per capelli l'ego e portarlo lì. Ok? Perché anche se da quella parte è più bello, l'ego dice no, 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 da quella parte non ci vado, non so com'è. Non so com'è da quella parte. Potrei morire da quella parte, anche se è più bello. Restiamo qua nella schifezza, che sono ancora vivo qui. Mi spiego? Oh. Quindi andiamo a vedere quale abbiamo proprio spurgato, stiamo spurgando in queste ore, perché è roba di ore, attimi, ore. Avete visto com'è veloce l'accelerazione, quindi è roba di attimi, ore, cose che stiamo espurgando. O abbiamo già espurgato per molte di noi. Il regno gregorico. Qual è il regno gregorico corrispondente a questa integrazione? Cioè si integra questo perché si spurga quello che sta per uscire, ok? O si è già spurgato? Vediamo. Eccola, è saltata la sola, ragazze. La superbia stiamo spurgando. La superbia, giudizio, infatti, giudizio arrogante, guarda te stesso piuttosto. La superbia, ragazze mie e ragazzi, la superbia. La superbia è dell'ego, no? Cioè l'ego è superbo. Il giudizio, ragazze mie, il giudizio verso di te e verso gli altri. Verso di noi essere più gentili, più gentili, più gentili. Io mi amo, io mi onoro, io mi rispetto. Nella misura in cui tu giudichi l'altro sarai giudicato, cioè è tutto uno specchio, l'abbiamo capito. Ecco perché c'è l'integrazione completamente anche nelle relazioni. Quante volte abbiamo giudicato l'altro? Sei uno straordinario, sei un coyote, sei un... Ok, quante volte? Delegando all'altro la responsabilità della tua felicità o della tua infelicità. La coppia nel bisogno, non è la coppia nell'unione, la coppia illuminata, no? Stiamo eliminando la superbia. Vi voglio leggere questa carta perché è veramente forte e interessante dare tutte le accezioni di questa carta della superbia. Allora, numero 7. 7, 7. Dove sta numero 7? 4, 5, 6. No, questa è l'autosvalutazione. Dove sta la superbia? Eccola qua, la superbia. Allora, leggo, la provocazione, eccola qua.
Rispetto al quesito posto, scendi dal piedistallo, cioè non tu scendi dal piedistallo, togli l'ego dal piedistallo, esci dal pregiudizio e dal giudizio invidioso e supponente, più umiltà e autocoscienza. La provocazione. Rispetto al quesito posto indica che esiste una parte di te presuntuosa che si crede infallibile. Ecco, a questo proposito voglio dirvi una cosa. Come vi dico spesso, una persona che ce la fa, un eroe, ok? Un eroe, un vincitore, è un grande fallito. Perché? Perché per essere un eroe devi aver fallito milioni di volte. Per avercela fatta devi aver fallito 1.000.000 di volte. E quindi un eroe è un grande fallito. Ha fallito tante volte. Ma cosa lo contraddistingue? Non si è mai arreso. Ok? Un bambino per andare in bicicletta deve cadere milioni di volte e poi vince, riesce ad andarci. Ok. Ascolta le opinioni altrui, mettiti nei panni degli altri, empatia. Rivedi le tue posizioni e le tue certezze. Non temere di metterti in discussione. Apparenza, ostentazione e supponenza non possono che condurti alla torre d'avorio nella quale ti rinchiuderai in solitudine. Ciò che giudichi fuori di te non è altro che un tuo riflesso. Apriti con amore e umiltà alla situazione che stai vivendo. Allora, ferite predominanti legate alla superbia, tradimento e ingiustizia. Quindi stiamo superando, integrando, integrazione completamento, la ferita del tradimento o l'ingiustizia. Quando siamo stati il primo tradimento o la prima ingiustizia che abbiamo è da piccoli rispetto al nostro papà e nostra mamma. Sono le grandi ferite, no? Da cui noi poi ci dobbiamo fare capaci e integrare le armi spirituali corrispondenti a tale karma o ferite, la stessa cosa. Ok, quindi empatia, perdono di te, non perdono dell'altro. L'ego non può perdonare, perché l'ego è legato alla sopravvivenza. L'ego non ha empatia, è la tua anima che è empatica. Altrimenti non ci avrebbero messo l'empatia insieme all'ego, no? Cioè, tiriamo per capelli l'ego verso l'empatia. Che cos'è il perdono? Il perdono si può integrare quando capisci che tutta la realtà l'hai sempre creata tu, o consciamente o inconsciamente. Le persone che ti hanno dato tradimento e ingiustizia a partire dai tuoi genitori, le hai scelte tu prima di incarnarti, affinché tu integrassi le qualità a loro corrispondenti. Allora, quando ti prendi la responsabilità che sei stata tu o sei stato tu a creare tutto, o conscio o a livello inconscio, allora non c'entra più il perdono. Non devi perdonare l'altro diventando uno zerbino. No, no, non c'entra più il perdono. È la conoscenza di queste dinamiche che ti fa comprendere le cose e non inveire più nei confronti dell'altro. È la conoscenza che rende l'uomo libero, come diceva Socrate. La conoscenza di queste dinamiche karmiche che io scelgo gli attori della mia scena ti permette di capire. Cioè, come diceva anche Rudolf Steiner, padre dell'antroposofia, la via del cuore passa per la testa. Cosa vuol dire? Che è la mente. Quando tu capisci qualcosa, si apre il cuore. Quindi non c'è bisogno, io ti perdono, senza cognizione di causa. Non si può attuare un perdono se non si conoscono le dinamiche che hanno portato a una situazione. E a livello generale, cos'è che ti fa male? Quello che ti fa male c'è un disegno dietro. Allora, la consapevolezza della conoscenza rende l'uomo libero, libero dalla dinamica della ferita, del tradimento e dell'ingiustizia. Ok. Allora, quindi ragazze mie, ragazzi, qua stiamo, quindi vale anche per quello che ho vissuto questa notte, perché mi veniva anche da piangere, senza motivo, seppur ho una condotta più o meno esemplare per me, cioè, esemplare che vuol dire che sto facendo quello che so e che sento, no? Anche nei miei rapporti interpersonali, no? E
Infatti non c'entra quello che stiamo facendo adesso. Se ci viene da piangere o ricordiamo queste ferite, dobbiamo farle fluire. Non riguarda noi adesso, riguarda quello che stiamo eliminando in quello che abbiamo fatto in questa vita e in altre incarnazioni. Ok? Ok, va bene. Quindi superbia. Infatti il giudizio, santo, sacrosanto giudizio, ragazzi, eh? Mi raccomando questo giudizio. L'altro è Dio che cammina come te, l'altra persona fuori da te, è Dio che fa esperienza di se stesso. Ricordiamo che la conoscenza rende l'uomo libero, la conoscenza di questo, delle leggi spirituali, di come funziona l'invisibile e il visibile. E c'è un'unica legge, quella dell'amore. L'amor che muove il sole e tutte le altre stelle, una forza inarrestabile. Ok? Adesso, quindi, sì, mi sembra chiaro, no? Quello che abbiamo detto fino a questo momento. Quindi, la ferita da tradimento e da ingiustizia che porta alla superbia è quella che in queste ore, in qualsiasi momento tu guardi il video, in queste ore sta integrando la ferita del tradimento e dell'ingiustizia. Ingiustizia anche rispetto tra fratelli, no? Magari la mamma voleva più bene a tua sorella, a tuo fratello, tu percepivi questo, tutte quelle dinamiche che ci hanno portato poi a fare un'esperienza karmica. Come vi insegno sempre, il karma è il terreno di gioco su cui l'uomo fa l'esperienza terrena, senza karma non c'è esistenza, per poi andare verso il dharma col libero arbitrio. Anche lì riguardate il mio video su karma e libero arbitrio, per favore. Ok. Ok, adesso andiamo a vedere. Tu stai riprendendo? Sì. Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Ci voglio mettere, sì, questi oracoli bellissimi che mi sono arrivati da poco, gli oracoli, le carte del domani. Tutti gli oracoli che utilizzo li metto sotto all'info box in descrizione, va bene? Ok, quindi dove acquistare questi, i Sephirion, anche i miei oracoli lui-lei, sotto all'info box, va bene? Ok, vediamo con queste splendide carte gli oracoli del domani. Che cosa ci vogliono dire rispetto a questo? Allora, vediamo un po'. Aspettate. Ok. Allora, gli oracoli del domani cosa ci dicono rispetto a questo? Ringrazio anche le ragazze Monia e Zanino e Rita Zolfini che mi hanno inviato questi splendidi oracoli di cartomanti europei. Andiamo a vedere cosa ci dicono rispetto a questo momento. Allora, vediamo. Il fulmine. Gioia, avanzare, riuscita. Ce l'abbiamo fatta, ragazze, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Guarda, da un giorno a un massimo di 2 settimane ci stanno dando la tempistica di quanto dura questa integrazione e come avviene. Ti ho detto che era roba di ore. Da un giorno, ok? A un massimo di 2 settimane. Nel momento in cui guardi questo video, già in un giorno, a un massimo di 2 settimane. Tempi propizi giugno, ottobre, febbraio. Stiamo registrando questo video a febbraio, quindi è proprio adesso questo che sta succedendo. E cosa succede? Gioia, avanzare, riuscita. È già la riuscita, altrimenti queste carte meravigliose dell'Angelion non mi escono come integrazione, mi spiego? L'abbiamo già integrata questa cosa, quindi ci stanno dicendo è già integrata. Gioia, avanzare, riuscita. Pronunciate la meravigliosa gratitudine incondizionata, anticipata, come ci ha insegnato anche Fabio Marchesi. Grazie, 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 con una profondissima consapevolezza della fede in ciò che vi ho detto. Ok, mettiamone altre. Ne sono una sola, ne voglio. Triquetra celtica, sì, allora, solitudine, messaggio, incontro,
Allora, mi stanno dicendo, questa carta mi parla delle influenze negative che state eliminando, sia in termini di zavorre vostre emozionali, sia in termini di persone che vi rispecchiano tali zavorre emozionali. Ok? Qua mi parlano di persone che sono intorno a voi, anche dei che vi prendono un po' di energia, anche, no? I cosiddetti vampiri energetici. Ricordiamo che niente può attaccarti dall'esterno se tu, una parte di te, seppur inconscia, non vibra alla frequenza di chi ti può attaccare a livello energetico. A questo punto riguardatevi il mio video sulle forme pensiero, dove parlo delle benedizioni, delle maledizioni, del malocchio, che cos'è, che sono tutte forme pensiero. Ok. Quindi ci stanno dicendo che rispetto a quello che ci hanno detto, anche delle persone dove abbiamo percepito ingiustizie, tradimenti, o delle persone superbe, no? Che hanno riversato su di noi quell'attitudine e noi ne abbiamo sofferto, ne stiamo soffrendo. Perché ne soffriamo? Perché anche di noi c'è la ferita del tradimento e dell'ingiustizia e noi attiriamo la persona che ha la stessa dinamica o che ci palesa il carnefice di tale dinamica. E stiamo eliminando questa situazione zavorrica, se si può dire così, se non si può dire la inventiamo noi. La situazione zavorrica la stiamo eliminando. Perfetto, ok. Andiamo a vedere ancora. L'occhio del giorno, prudenza, riflessione. Sì, un po' l'occhio di Daromantic. Allora, qua mi sta dicendo prudenza e riflessione. Mi viene da dirvi quello che vi ho detto prima. Gentilezza, gentilezza, gentilezza. Siate gentili col vostro corpo, con voi stesse, con voi stessi. Gentilezza, gentilezza. Riflettete, riflettete. Questa carta prudenza e riflessione ha a che fare con tutto quello che abbiamo detto adesso. Ok? Ce ne mettiamo un'altra ancora a chiusura di questa frase con gli oracoli. Il mare, sì, emozioni, partenza, ritorno, capacità deduttiva delle situazioni. Qua mi stanno dicendo che rispetto a quello che stiamo vivendo in questo momento, tale integrazione ti porterà a dedurre dalle situazioni che stai vivendo in questo momento ciò che va bene per te, ciò che non va bene per te. E anche a capire delle situazioni che non stavi capendo. Il mare ha a che fare proprio con... qual è la sensazione che hai quando guardi il mare? Vastità, vastità, qualcosa di sconfinato, profondità, anche a volte paura. Ma quando guardiamo la vastità del mare e proviamo una sorta di reverenza, anche un po' paura, no? Siccome anche il mare fuori non esiste in qualità di mare, ma esiste l'emozione che tu hai rispetto al mare, quella vastità del mare e quella profondità ha a che fare con la tua vastità in qualità di anima e con la tua profondità in qualità di anima. E noi stiamo andando a integrare tale vastità e tale profondità. E quindi ecco perché l'ego scalpita, l'ego è limitato, la mente razionale è limitata, l'anima è infinita. Stiamo andando a integrare l'infinità e la vastità del nostro oceano. Ne stiamo facendo esperienza, ci stiamo facendo capaci di essere Dio che fa esperienza di se stesso. Ok? Wow, mamma mia ragazze mie, che bomba. Ok, voglio andare a vedere adesso nell'archetipo. Gli archetipi. Allora, aspetta ragazzi, mi sta venendo anche di leggerla su un altro piano questo, nelle cose più pratiche e relazionali, ad esempio, sia che tu abbia qualcuno che non ci sia nessuno. Allora, qua a livello relazionale cosa ti stanno dicendo? Guarda l'altro come te stesso. Quello che l'altro ti infastidisce o ti fa e ti dà fastidio o ti fa male ha a che fare con te, con la ferita di ingiustizia e di tradimento che hai dentro di te che viene dall'infanzia. E l'altro ti sta servendo su un piatto d'argento la risoluzione, grazie alle dinamiche emozionali che ti innesca. Ok?
Ok. E molti di voi avranno un appuntamento importante con una persona affinché voi possiate manifestare il vostro sé superiore che vi incarna quando parlate con la persona. Allora, quando parlate con la persona, l'altro fuori da voi, mi viene in mente che dovete dire proprio: io mi lascio guidare dal mio sé superiore. Ogni pensiero, parole e azione che faccio nei confronti dell'altro è divinamente guidato dal mio sé superiore. Punto. È la frase che dovete dire ogni volta che vi approcciate all'altro, a qualcuno, a una persona. Ok. Andiamo a vedere cosa ci dicono le carte degli archetipi. Mamma, mi stanno venendo certe intuizioni adesso, ragazze. Perché ho avuto quell'accelerazione cardiaca, l'extrasistole, cioè quella cosa così. Si chiama così perché ho chiamato la mia amica medico per farmi dire come si chiamava questa forma di... Ok? È il cuore che si apre. È il cuore che spalanca le porte. E non siamo mai state abituate ad avere il cuore aperto. Non ci avevano insegnato come si faceva. E adesso l'abbiamo capito. E il cuore si è aperto. Integrazione, completamento. Tant'è che anche l'ego va a acclimatare a questa apertura del cuore. Mi vibrava il cuore, ragazzi. Wow. Andiamo a vedere ancora cosa ci dicono le carte degli archetipi. E studiante. Umiltà e devozione per la conoscenza, volontà di stare apprendendo tutta la vita. Sì, ragazzi, questo è l'archetipo che stiamo integrando, cioè ogni cosa che ci succede nella vita è una straordinaria opportunità evolutiva e di studio su noi stessi e sulla realtà. Quello che ci stanno accadendo sono delle lezioni straordinarie di cui noi ci facciamo capaci, che sono lezioni divine straordinarie, e ne facciamo esperienza da studenti volenterosi che con umiltà e devozione per la conoscenza apprendono attimo dopo attimo. Ok. Ancora. Specialista in reti, aspetto luminoso, favorisce la unità condividendo informazioni. Coscienza sociale e empatia. Qua mi stanno dicendo, rispetto a quello che noi comunicheremo agli altri, la nostra comunità comunicherà agli altri, ognuno di voi comunicherà agli altri il senso della vita, studenti devozionali verso ogni cosa che accade. Comunicheremo questo sviluppando una grande capacità empatica verso tutti e comprendere che ognuno ha un suo disegno e supportare l'altro con la consapevolezza che abbiamo che questa vita è una scuola dove apprendiamo a diventare maestri. Sì. Molti di voi ricevono delle comunicazioni da parte di qualcuno per cui dovete fare esperienza dell'integrazione del vostro sé superiore. Quindi mi stanno dicendo che molti di voi ricevono delle comunicazioni da parte di qualcuno, da parte di una persona importante. Ricordiamo qua c'era appuntamento importante con cui fare esperienza dell'avvenuta integrazione della vostra fiamma cristica, ossia con cui fare esperienza della perfetta integrazione del fatto che il vostro sé superiore è al comando. E come fai tale esperienza? Con una persona in particolare, secondo me qua, che ti chiama o con cui avrai a che fare e ne avrai una gioia incredibile, va bene? E vedrai che hai integrato anche la ferita del tradimento e delle ingiustizie e guarderai l'altro con occhi diversi, chiunque l'altro sia. Andiamo a vedere ancora. Un'ultima, per favore. Ah, abbiamo un cavaliere qua, ragazze. Cavaliero. Lealtà, romanticismo e cavalleria. Ama l'onore.
Ragazzi, qua mi stanno parlando d'amore. Mi stanno dicendo che noi ci stiamo parlando d'amore perché avendo integrato la fiamma cristica e avendo molta fede e fiducia nel rilascio emozionale che stiamo avendo, chi più chi meno con queste dinamiche di somatizzazione, andiamo a integrare l'amore vero dentro di noi e quindi anche la persona che arriva davanti a te ha a che fare con l'esperienza, il praticare questa integrazione. L'amore vero cos'è? Io ve lo dico da un po' di tempo, no? Da quando ho parlato di fiamme gemelle. Sono due nove di denari insieme per me, cioè l'integrità del singolo, la propria interezza, viene condivisa con un altro singolo, laddove non si è più la stampella l'uno dell'altra, come le coppie nel bisogno dei nostri genitori, dei nostri nonni, ma come le stesse nostre che abbiamo vissuto, no? Ho bisogno di te per essere felice. No, aspetta un attimo, fuori, il fuori non esiste, l'abbiamo capito da un po' di anni, no? Ho bisogno di me per essere felice. E se io non ho me, non c'è nessuno fuori. E quindi due nove di denari insieme condividono la propria interezza, sviluppando relazioni integre ed appaganti, dove uno più uno fa tre. E quindi mi stanno parlando proprio che c'è il risveglio della fiamma cristica che porta alla concretizzazione di un amore senza limiti, che non è l'amore romantico, nel senso, qua entrerei in un altro tipo di discorso, è l'amore puro, è l'amore puro. Allora, ognuno percepisce l'amore dal livello di coscienza in cui si trova. Quindi, diciamo che la più grande forma d'amore, come per capire che cos'è l'amore, mi riconduco a Dante. L'amor che muove il sole e tutte le altre stelle. Una forza pazzesca che muove tutti i pianeti. Quello è l'amore. Allora, quando sentite qualcosa che muove tutto, è amore. È il collante che lega ogni cosa. Wow, ragazze, io non aggiungo altro. Non aggiungo altro, ho capito cosa mi volevano dire i maestri ed è un messaggio per tutte noi. Quindi, riassumendo, abbiamo integrato in questi attimi, in queste ore, la ferita dell'ingiustizia e del tradimento che ci ha fatto essere superbi con l'altro, giudicando e avendo pregiudizi sull'altro. Chiunque l'altro sia, da un amico a una persona, ad un conoscente, a una persona del cuore, a nostra madre, nostro padre, ok? In queste ore stiamo integrando la ferita del tradimento e dell'ingiustizia. Avremo un appuntamento importante che sia su un piano superiore con il nostro sé superiore, ok? Cioè sentiremo proprio che già dentro di noi anche l'ego si va ad acclimatare al sé superiore e faremo esperienza di questa integrazione con un'altra persona. Va bene? Realizzando una relazione integra e appagante, laddove non si ha necessità l'uno dell'altra, ma si condivide la propria interezza, la gioia di condividersi. Ok? E quindi andiamo a integrare l'infinito che è in noi, ci facciamo, diciamo, capaci dell'infinito che è in noi, facciamo pratica con questa vastità del mare, del nostro oceano infinito interno. Quindi ragazzi miei sono giorni importantissimi, ore importantissime che vanno a sancire questo passaggio. Integrazione soprattutto della ferita del tradimento e dell'ingiustizia, che ci fanno andare incontro a una delle tappe più importanti per il genere umano, che va a sancire il passaggio nelle dimensioni superiori. Ok? Ragazze mie, ragazzi, io vi strabacio tutte quante e tutti quanti, vi ringrazio. E questo messaggio è stato potentissimo, bellissimo. Siamo una comunità straordinaria, abbiamo creato veramente un impero incorruttibile, dei diamanti unici e inequivocabili. E adesso concludo qui. Vi strabacio, vi strabbraccio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!